Si dice non è importante la meta ma il viaggio. A dir la verità per noi era abbastanza importante la meta, essendo che finalmente eravamo arrivate a Laurio, il punto da cui sarebbe partita la regata Agian 600. Avevo fatto tutto il necessario per arrivare lì con la barca pronta, dal portare la barca in cantiere a Monfalcone per le ultime modifiche e da lì dal punto più a nord del Mediterraneo partire per il lungo trasferimento fino alla Grecia, a Laurio. In questo trasferimento era salita a bordo con me Maria Grazia, una ragazza che aveva deciso di mettersi alla prova in questa lunga navigazione a bordo del Mini 650. Eravamo passate per delle belle navigazioni, per delle bonacce, avevamo assaggiato la forza del Meltemi proprio passando sotto il tempio di Poseidone. Ora, una volta a Laurio, c'era il cambio equipaggio e sarebbe salita a bordo con me Alice, una ragazza che ha frequentato l'Academy 25 Nodi, per partire con me per la regata Agian 600. Ho preso i documenti adesso della regata e fra un'ora verranno a fare i safety check, cioè i controlli che la barca abbia tutte le dotazioni di sicurezza. Ho controllato la lista, forse mi manca qualche coltello, 2 o 3 robette forse, vediamo un po'. Non vi nascondo l'agitazione per questi controlli, infatti già da Monfalcone continuavo a guardare e riguardare le liste delle dotazioni che fossero tutte a posto, perché finché non fossero andati a buon fine questi controlli non avrei saputo con certezza se fossi riuscita davvero a partire per la regata. E come ogni regata che si rispetti ci sono alcuni corsi di sicurezza che è obbligatorio avere. Io per fortuna li avevo già, ma avevo comunque approfittato di fare un bel ripasso messo a disposizione dalla regata. Iniziano i preparativi per la regata. Oggi finalmente la crew è al completo. Ci stiamo sistemando la cambusa, quei cibi che resuscitano. E quelli filizzati. Metti dentro l'acqua bollente e la roba resuscita. Com'è lì qua giù nel tunnel? Tutto pronto per la sicurezza? Allora, abbiamo preparato la zattera. Come abbiamo fissato la zattera? Qui innanzitutto c'è la cima legata qui sotto per quando si tira fuori la zattera, per non perdere la zattera, quindi che resta legata alla barca. Queste sono le cinghie che la tengono qua ferma nel mezzo, e qui sopra c'è un moschettone a sgancio rapido che è collegato a questa cimetta gialla laggiù in fondo, che basta tirare la cimetta gialla e si apre il grillo, quindi la zattera è libera di essere tirata fuori. Poi se non riuscissimo a tirarla fuori, laggiù c'è un'altra cima che uno la può tirare fuori, perché là dietro c'è il portello di espulsione che si spera di non doverlo mai usare, e anche per nel caso velocizzare quella faccenda lì. Qui abbiamo la grab bag per velocizzare l'apertura del portello. Qui c'è la maniglia che si tira e gira entrambe le maniglie, track, e si apre il portello. In teoria queste barche sono inaffondabili, cioè si può anche fare un buco sullo scafo che non affondano, però ultimamente mi è venuta un po' la paranoia del fuoco a bordo, quindi nel caso ci fosse fuoco è un vero problema, e quindi abbiamo fatto tutti i check bene di sicurezza, sperando di non doverla mai usare. Cosa stai facendo? Sgottando come sempre. Ultime parole famose: non ci dovrebbe essere acqua in questa barca. E invece anche qui mi pare ovvio. Dal crash box è tutto. Abbiamo preparato la barca, infatti adesso non so se si nota, ma voi non potevate capire che casino che c'era prima. Abbiamo tolto in pratica tutte queste robe qui, anche quelle là sopra. Adesso abbiamo sistemato la zattera, dobbiamo sistemare bene gli estintori, fissarli. Cambusa organizzata, abbiamo aperto laggiù il crash box e asciugato, c'era un po' d'acquetta, invece poca acqua c'era, quindi buone notizie, e ci prepariamo. Ci siamo, dai. Ci hanno pure intervistato oggi.
Ali, come mai stai armando le stecche del fiocco sotto la luce del lampione e non del sole? Perché noi siamo notturne e dopo la festa, dopo il briefing, dopo la giornata a sistemare la barca, non avevamo sonno e quindi, vista la luce ancora Del nostro lampione, nel nostro privé. perché non utilizzarla per spacchettare le nuove vele? Tararara. Ma il Meltemi deve essere andato via con queste refole di vento. Barca pronta, vele nuove armate, usciamo per un giro di prova. Alice non era mai salita su questa barca. Perché siamo dai 13 ai 15 nodi, massimo 18. Abbiamo approfittato per provare le vele nuove, visto che domani sarà la partenza della Agian 600. Siamo soddisfatte Ale di queste vele? Stiamo andando a 14,5, proprio così con filo di gas con 14 di vento. Poi partecipiamo al briefing, facciamo il giro nel tempo dei Poseidone. Chi era che si era buttata? Egeo. No! Egeo si è buttato perché il figlio di Teseo, che doveva tornare dalla guerra, avrebbe dovuto fissare le vele bianche al suo ritorno per far capire a Egeo che era vivo. E niente, si è dimenticato. È stato con le nere. E quindi Egeo si è buttato. Noi invece ricordiamoci di fissare le vele giuste. Un cambio vele. Guardate qui. Ed eccoci finalmente alla partenza della Agian 600. Ci troveremo a combattere contro questi bestioni qua. Casino e mezzo. Allora non riusciamo a capire dov'è la linea della partenza, ma non riusciamo a vedere la prima boda girare, quindi vediamo le altre barche che e poi c'è la volante malefica, che è quella di dritta, l'ho sistemata stamattina, quella di sinistra ha deciso di incastrarsi dentro la crocetta. Per fortuna è la volante bassa, quindi non è quella che tiene sull'albero, però insomma è tutto questo casino da capire dove dobbiamo andare. Il VHF di Tracchia, siamo comunque alla Agian 600. Abbiamo certo in pentolate che ci stendono, non so quanti gradi. Abbiamo sudato le 7 camicie e mezzo, un casino perché lo spino siamo potuti, non abbiamo potuto prepararlo sotto il tempio di Poseidone perché il vento menava giù forte, eravamo insomma un po' belli sdraiati. Adesso abbiamo messo su il gennaker, gli altri sono tutti più in su, più orzati.
stanche morte. Questo è il colpo di grazia, anche se potremmo quasi iniziare a riposarci adesso. Sì, mangiamo adesso e poi ci riposiamo. Lì abbiamo una stecca che sta girata al contrario, mamma mia. Adesso c'è Bigio che vi saluta. Bigio, il timone è bravetto, è migliorato. Ho ritirato su il fiocco perché in realtà volevo fare il cambio e mettere un gennaker per stringere un po', perché c'è questo grande dubbio amletico se tenere la rotta più a est o più a ovest. Abbiamo mangiato, sudato le 7 camicie, mangiato, la partenza è stata molto interessante, peccato che non troviamo le GoPro e ha dato certe sbandate, vede piedi sotto rafficoni che vengono giù dall'isola, dal tempio di Poseidone. L'Egeo è famoso per il Meltemi e invece anche qui una certa signora di nome Bonaccia è venuta a trovarci e resterà con noi purtroppo per tutta la regata. Bonaccia! Niente Meltemi! È un'ora, no anche 2, 3, che siamo qui a bangiulare. Là sembra ci sia una striscia di vento, ma non si capisce se arriva o se va. Resistiamo al ciu, le varie botte che dà, ecco quelle, le nuove. Ma che stato comatoso sei. L'alba. Aggiornamento delle 9:30 del secondo giorno di regata. Siamo scese e adesso noi siamo qui nella Bonaccia, che una volta girata questa isola qui andremo al passaggio all'interno di Santorini. Che figata! Diamo un'occhiata in giro per la barca per essere pronte per quando magari arriverà il famoso Meltemi e notiamo che quella benedetta volante bassa si è andata ad incastrare un'altra volta tra la crocetta e l'albero. Così andiamo a fare un giro sull'albero e risolviamo questo problema di modo da non averlo più, soprattutto in vista di beccare prima o poi il Meltemi. E ovviamente tra la quotidianità di bordo c'è anche il mangiare e dormire. Ma cosa mangiamo a bordo? Allora abbiamo matossato, cioè spostato tutti i pesi dove andavano spostati e ci prepariamo un bel pranzetto, resuscite cose, dove faremo resuscitare teriyaki. Scopriremo mangiando che cosa sembrano tipo spaghetti con delle verdure in funghi. Quanta fame hai per mangiare queste cose? Tantissima. Tantissima. Infatti si dice che la fame è il miglior condimento. Saranno buonissimi sicuramente. Comunque c'è anche questo condimento. È tipo la salsina teriyaki. Ah, e Bigio? Siamo soddisfatte, vero di Bigio? Vito sta lavorando alla grande. Era talmente spaventato che Rudy. Io mi riposo, tutti i riposi, Bigio lavora. Cioè se vorrà mangiare anche Bigio. Bigio e te ne diamo un po' di energia elettrica. Ci stiamo ricaricando da qui. Il pasto è servito. Non malvagi. La regata procede con venti sempre molto leggeri e arrivando verso l'isola di Santorini abbiamo un'altra sorpresa meteorologica. È salita la nebbia, ogni tanto da dei rinforzini di vento e un pochino mi preoccupo perché non si vede una macchina. Per fortuna la IS adesso sta ricevendo, siamo a circa 15 miglia da Santorini nella nebbia. Tutto ci aspettavamo fuorché la nebbia a Santorini
e la difficoltà nel dover fare lo slalom nella nebbia tra le navi da crociera e le barche da diporto che arrivano sull'isola. Niente me temi, bonaccia nebbia. Com'è? Nebbioso. E tutto lo strombazzamento di navi, cioè perché c'è un traffico. Madonna. Anche ieri sera c'era la Alice di guardia e la nave si sentiva il rumore, Ma non si vedeva. suonava l'allarme della IS ma non si vedeva. Non è bello. È un po' preoccupante. Già di giorno sembra meglio, ma comunque non si vede niente lo stesso. La IS è fortuna, noi riceviamo, poi in teoria trasmettiamo anche perché ogni tanto fa le bitte, però in teoria le navi hanno anche il radio, si dovrebbero vedere. Ecco. L'allarme. Dice? Imbarcazione pericolosa. Là in pratica è 2 miglia. E qua è 1 miglio. Quindi quelle barche là sono a 2 miglia. Sunset schiera, saranno tutti i traghetti. Ah, vela! Non sarà quello della regata? Madonna. Cioè c'è proprio concerto qua. Quella lì è quella che va a 38 nodi? Sì, ci dovrebbe passare davanti. Poi abbiamo a destra Isotime che è con noi in regata. Siamo di vedetta con la luce, la nostra tromba. Dov'è? Dietro, che passa dietro? No, ci sogniamo anche noi. Diciamo che rimanere in bonaccia in mezzo alla nebbia e a tutte le navi che ci passavano intorno è stato abbastanza preoccupante. Bello il paesaggio, bello Santorini, bellissimo, ma il nostro Gennaker ancora di più, perché vuol dire che c'è vinto. Adesso ci sono 8 nodi circa, noi ne stiamo facendo, cioè proprio adesso mentre ho parlato sono calati. Vabbè, comunque è importante che il Gennaker su ed è gonfio. Santorini, ti veniamo a trovare un'altra volta, modalità crociera. Sale il vento e sale il morale e ci rifocilliamo questa volta con un buon riso al curry e pasta alla bolognese. Buono perché è sempre la fame il miglior condimento con questi cibi che resuscitano con l'acqua bollente. Questo splendido vento tanto atteso ci accompagnerà fino alla prossima isola, Casos, e faremo qualche straorza sotto Gennaker in notturna e salirà a bordo un ospite un po' indesiderato. Allora, abbiamo pescato! Che schifo cosa! Calamaro cos'è? Non lo so, è un alieno. È un calamaro! Che schifo! Io non so manco come ha fatto ad arrivare su. Mentre stiamo andando tutto gas. Adesso abbiamo rallentato un po', prima faceva 10 nodi. Ora facciamo scivolare fino a dietro. Se no con questo lo spingo fino a dietro. Cosa dici? Ma come ha fatto a saltare? Ma saltano. E non ne voleva sapere di scendere di bordo. Si era attaccato con un filamento alla barca e abbiamo fatto un po' di fatica a farlo tornare in acqua. Dopo le bonacce di ieri, questa notte abbiamo rimontato alla cioè abbiamo recuperato un bel po', abbiamo fatto anche una bella straorzona con il Gennaker, un bello sdraione, però poi abbiamo viaggiato in 10 nodi, forse abbiamo preso un po' larga qui, una strambata un po' tardi, però insomma dai, va bene, e se la prima volta non conosciamo bene quale zone. Questa è Cosos. Come si chiama questo? Ah, Cosos, sì, è Cosos. E di là, Carpaccio. A caso, non Cosos. Abbiamo belle bardate con gli Hurricane. Siamo pronti al Meltemi.
Qua c'è una strana roba lì delle nuvole tra le isole. Vediamo, ci avevano detto che qua tra queste isole a Casos, arrivava la botta di vento, poteva arrivare, quindi di prepararsi, terzarolare, tutto. Stare imbarcato proprio adesso. Siamo a Vele Bianche, boh, vediamo dai, non abbiamo il Gennaker, tireremo giù al volo qualcosa. Finalmente venta e si vola! Adesso merenda qui a prua, al fresco all'ombra. Sarebbe meglio che stesse il timone perché è tornata la bonaccia, perché siamo in copertura qua dall'isola. Però non ho il coraggio di andare sotto lo schiaffo di sole. È salito un po' di vento, finalmente siamo col Gennaker, quindi adesso andiamo a spostare tutti i pesi a poppa e sopravvento. L'ancora. È la prima volta per noi di navigazione nel mare Egeo e le varie isole influenzano non di poco i vari giri di vento e la sua intensità. Così in questo momento, avendo un giro di vento, decidiamo di ammainare il Gennaker grande e metterne su un altro per riuscire a stringere meglio il vento. Stiamo andando a 12 nodi, 10. Abbiamo ammainato il Gennaker perché stavamo appoggiando troppo, quindi dobbiamo risalire un po' per costeggiare Rodi. Inizio ad essere sul disperato andante. Io ero venuta in Grecia per fare la regata col Meltemi, non con le bonacce. Bonaccia a Rodi, vabbè, si sapeva che a Rodi c'era la bonaccia ma non nelle altre parti. Da previsioni sembra che per la bonaccia ci sia un bel buco proprio per bloccarci qua per delle ore e secondo me non arriveremo in tempo per il tempo limite della regata. Sono 15 miglia che dobbiamo fare per uscire da sta cavolo di bonaccia, dopodiché c'è vento, ma secondo me rimarremo qui tutta la giornata. Già 2 barche, forse 3, si sono ritirate. Disperazione bonaccia, almeno le prime vittime. Quel monte lì è da ieri sera alla mia vista. Io alla barca gli ho detto che a Santorini, a Rodi, tutte queste altre isole qui la porto, ma in un altro momento, non adesso. Ali, i tuoi commenti sulla bonaccia? Spinimento da 1 a 100, 200. Mi sono rotte anche le uova. Voglio
Andiamo al Meltemi! Cioè in realtà lo volevamo bello forte prima, almeno c'eravamo in poppa, correvamo. Quel poco vento che abbiamo avuto la barca andava a cannone, sempre 10 nodi, anche 11, 12, 13 ha fatto. In tutto questo sclero mi è venuta voglia di cappelletti. Adesso qua colazione con caffettino e brioche. Alla vista di Rodi, tanto è da ieri sera che la vedo, anzi mi sa addirittura che siamo un po' tornati indietro. Così qua di cappelletti, due cappellettini, ce l'abbiamo a bordo, cioè non ci manca quasi niente, il vento ci manca, cioè una cosa, quella, inizia a mancare un po' anche la pazienza, Adesso stiamo facendo poco più di un nodo. 15 miglia dobbiamo fare prima di andare a prendere il vento. Allora cosa dice altri amici nostri di un altro equipaggio? A Rodi ci sono stati momenti di panico anche per me, pensavo di morire di vecchiaia. Oggi che giorno è? Giovedì? Giovedì. Tempo massimo è sabato mezzogiorno mi sembra. Madonna mia. Io non credo che arriveremo in tempo. Vediamo. Scusa Ali, hai detto si è ritirata un'altra barca, chi è? Un Far 40 Armageddon. Cioè ragazzi, se un Far 40 si ritira, la situazione è proprio grave. Perché i Far 40 camminano anche con 2 nodi d'aria, con 0 vento e corrono. Tanto non penso si sia ritirato per problemi di rotture varie, perché non è che c'è stato tutto sto vento. Diavolina fa 1,4. E Diavolina che barca è? Diavolina, un nodo e 4, un JPK. Vabbè, quelli JPK anche sono barche che vogliono vento forte. Ideali per questo genere di regate col Meltemi. Tanto scommesse. Comunque è scioccante che il Far 40 si sia ritirato. Oh, intanto noi siamo ancora in regata. Mai dire mai fino all'ultima. Qui poi tra l'altro Rodi e anche l'isola dove c'era il coso là, come si chiama lì dove stavano tutti, l'Olimpo. Eolino bello, una soffiatina. Quindi Hurricane, noi siamo pronte da vento. E la giacca è perché così mi fa ombra per il sole. Tra un po' si inizierà a cuocere, cosa sono le 8 della mattina adesso? Alle 9 attacca, potremo cuocere le uova sulla barca. Quella che si è rotta, potevamo fare l'esperimento. Meglio ridere che piangere. Finalmente, passata Rodi, inizia ad arrivare il vento. Sta regata, una strage. Si sono ritirate altre barche e invece i nostri amici purtroppo gli è venuto giù l'albero. Ma non con condizioni particolarmente difficili. Ed ecco che il Meltemi inizia a fare capolino. Non pensavo che alzasse un'onda così fastidiosa. A bordo ormai la stanchezza iniziava a farsi sentire. Io avevo già accumulato stanchezza dal trasferimento da Monfalcone ad Atene e qui l'aggravante della bonaccia ne aveva aggiunta dell'altra. A bordo avevamo acqua che arrivava da ogni parte con tutte le onde che saltavano sulla barca e quando sei anche in queste situazioni qua di stanchezza e fatica devi trovare comunque le forze per mettere a punto la barca e cercare di farla navigare al meglio. Spesso mi chiedo, ma chi ce l'ha fatto fare? Ma perché andiamo a trovarci in queste situazioni? Eppure, come la maggior parte di noi, torniamo a terra, ci dimentichiamo di queste sofferenze e la volta dopo siamo di nuovo in mare. Contiamo il tempo che ci è rimasto per arrivare entro il tempo limite e finire queste 200 miglia di regata, ma ci rendiamo conto che anche volendo non riusciremo mai ad arrivare in tempo, soprattutto quando le bonacce continuano a venirti a trovare. Ogni tanto le bonacce perseverano. Ogni tanto, 5 giorni. Triste, sono triste.
triste. No, mi ero ritirata, cioè mi era capitato di essere su due barche, 2 volte, sì, mi sembra, su barche che si erano ritirate. Ma io come armatrice non mi era mai capitato. Eccoci qua al porto di Kos. Di Kos. Adesso andiamo a mangiare, rifocillarci, dopodiché la Alice prenderà il traghetto e io invece il Meltemi mi prenderò fuori regata, mi sembra ovvio. Esatto. È stato bello. Ciao ciao. E così la nostra regata finisce con un po' di amaro in bocca, ma la pancia piena ad una buona taverna. Ciao, buongiorno da 25 nodi, mi sono impossessata del profilo di Elisabetta e questa è la fine della nostra regata. Una bella taverna. Dai. Ora rimarranno le ultime 200 miglia per riportare la barca all'Olympic Marine di Laurio, che dovrò navigare tutta da sola con la forza del Meltemi di Bolina. Ci vediamo nel prossimo video.